Ciao a tutti! Oggi vi svelerò tutti i segreti per preparare la famosissima pizza Spontini di Milano e questo è il risultato finale che otterrete. Beh, aspettate, per vedere il risultato finale è obbligatorio iscriversi al canale e mettere subito un bel like. No, dai, scherzo, andiamo a vedere gli ingredienti. Ci serviranno 360 g di farina per pizza o focaccia, 224 g di acqua fredda, 8 g di sale, 20 g di lievito fresco oppure 6,4 di secco, 20 g di olio extravergine d'oliva, del pomodoro passata e della fior di latte per pizza. Allora, in una ciotola iniziamo subito a mettere tutta quanta l'acqua. Mi raccomando d'estate usate acqua fredda e mettiamo qualche cucchiaio, 4-5 cucchiai di farina. Poi iniziamo con una frusta a mescolare, questo sempre per evitare di formare dei grumi. Andateli a sciogliere bene e ci aiuterà poi dopo nell'impasto, cioè facilitarci dopo l'impastamento. Quando avrete ottenuto una pastella di questa consistenza andate ad aggiungere il sale tutto, l'olio tutto e aggiungiamo anche del malto se lo avete, oppure del miele, potrebbe essere un cucchiaino, un piccolo cucchiaino. Si mescola il tutto in modo molto energico per circa 3 minuti. Questa è l'operazione che serve per creare la maglia glutinica e poi andiamo ad aggiungere tutta quanta la farina restante. Vi consiglio di usare una farina per focaccia tipo, quindi, o per pizza, e magari setacciarla precedentemente in modo tale proprio che così vedrete che non avrete nessun tipo di problema di grumi in fase di impastamento. Con l'aiuto di un leccapentole andiamo a incorporare bene tutta la farina all'interno del nostro impasto e poi dopo qualche minuto iniziamo a lavorare con le mani. Questo impastamento dura circa una decina di minuti. Se avete difficoltà a ottenere un impasto così liscio, fate una piccola pausa di circa 10 minuti tenendolo coperto e poi riprendete l'impastamento per qualche minuto. Otterrete questo risultato. Quindi a questo punto andiamo a mettere l'impasto sul piano di lavoro, diamo una bella infarinata e facciamo delle ultime pieghe in questo modo. Li schiacciamo con le dita e poi aiutandoci col pollici li andiamo ad arrotolare in questa maniera. Tutto qua, niente di molto complicato. Facciamo una piccola perlatura e diamo una piccola infarinata ancora sopra e copriamo il tutto con della pellicola. Sigillate bene e poi mettiamo anche al calduccio l'impasto sotto a un canovaccio per tenerlo bel caldo. Lasciate riposare per 30 minuti e fatto questo primo step di lievitazione, andando sempre ad aggiungere della farina, schiacciate leggermente l'impasto e dovremo andare a fare una semplice piega, proprio solo una, non di più. Tenete l'impasto leggermente allungato così vedete che il risultato finale è un panetto più o meno circolare. Questo ci aiuterà poi per stendere l'impasto per metterlo nella teglia. Nel mio caso, essendo circolare, ho mantenuto ovviamente la forma di questo tipo. Se voi avete una teglia quadrata, usate pure quella forma. Fatto questo, sempre copriamo con la pellicola e lasciamo lievitare una seconda lievitazione di altri 30 minuti.
A questo punto facciamo la stesura vera e propria della pizza. Andiamo a schiacciare inizialmente con le mani e poi ci aiutiamo con il mattarello. Cercate di stenderla abbastanza velocemente, delle dimensioni della teglia che avrete. La tiriamo ancora leggermente a mano, poi andiamo ad aggiungere abbondante olio e cospargiamo tutta la teglia, anche i bordi, mi raccomando, e usate abbondante olio. Poi ci aiutiamo con le mani, andiamo a stendere l'impasto all'interno della teglia. Non è necessario che sia perfettamente aderente a tutti i bordi, quindi, però cercate di stenderla in modo più o meno uniforme, in modo tale che lo strato sia sempre uguale. Mettiamo un pizzico di sale, questo ci aiuterà per non far seccare la superficie dell'impasto, e poi aggiungiamo ancora olio ai lati della nostra teglia. Lasciamo lievitare per circa 1 ora e 30 in forno con la lucetta accesa. Nel frattempo andiamo a preparare il nostro pomodoro. Io ho usato una polpa di pomodoro della Mutti, non avevo una passata, ma va benissimo così, e quindi mi sono aiutato con il passaverdure. Poi cosa andiamo ad aggiungere? Una volta che abbiamo ottenuto la nostra bella passata, andiamo ad aggiungere pepe, del sale, quanto basta, e dell'olio. Poi c'è un ingrediente segreto, quindi non esagerate troppo con il sale, ma c'è un ingrediente, diciamo segreto, fino a lì insomma, però che va a aiutare proprio il gusto perfetto della Spontini, che sono gli alici. Io di solito uso alici rizzoli, che sono veramente molto buoni. Fatto questo, quindi dopo passata la lievitazione, vedete che l'impasto è cresciuto all'interno della teglia, andiamo a cospargere delicatamente la nostra passata che abbiamo preparato. Fate attenzione a non schiacciarla troppo, e fino tutto intorno al bordo. Andiamo a infornare a 200 gradi per circa 20-25 minuti. Se usate il forno normale, mettetelo proprio in basso per i primi 10 minuti, tenetela proprio a contatto del piano del forno. Poi a circa 10 minuti andiamo a togliere la nostra teglia e andiamo a controllare se il fondo non si è attaccato, perché essendo insomma in una zona molto calda del forno rischiamo di andare a attaccare. Con l'aiuto del coltello ci andiamo a sollevare la nostra pizza e verifichiamo che appunto non sia attaccata. Fatto questo, vi consiglio ancora nuovamente di aggiungere ulteriore olio, extravergine di oliva, anche se sembra veramente molto abbondante, ma è caratteristico di questa pizza e serve proprio per creare una crosticina bella croccante nella parte sottostante della nostra pizza. Aggiunto l'olio, io ancora aiuto alzando leggermente tutta la pizza per farlo scendere bene nella parte centrale della teglia. Rinforniamo a questo punto la nostra pizza all'interno del forno e la manteniamo per altri 10-15 minuti. Mi raccomando, controllate bene la cottura. Quando è trascorso questo tempo, andiamo a foderare completamente la parte superiore della nostra pizza con del fior di latte che abbiamo precedentemente tagliato a fette. Io in questo caso ho usato fior di latte Galbani Santa Lucia, ve lo consiglio perché è veramente si ottiene un buon risultato con un prodotto, diciamo, che trovate commercialmente. Ancora olio,
dopo la mozzarella e andiamo in cottura per il scioglimento finale, quindi il tempo necessario. Questo è il risultato finale della nostra pizza. Sentite che bella croccante sotto il taglio. E vedete com'è bella filante, quindi mi raccomando servitela bella calda questa, perché è un po' il bello. Le caratteristiche: quando taglierete la fetta avrete questo pomodoro che scende sotto al formaggio e è buonissimo da sentire al palato. Questo è un condimento con prosciutto e funghi sott'olio. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale e mettete un bel like. Ciao a tutti!